Bene, abbiamo iniziato questa sessione per Stefania. Benvenuti a tutti e ciao Elena. Ciao, ciao a tutti. Allora, ti conto come sempre da Mhm, 5 a 1 e ti mhm. connetti a Stefania. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Sì, la vedo. Mi viene incontro saltellando con un grosso mantello che svolazza con le braccia e sotto questo mantello tiene come se per proteggersi e prendersi cura sua mamma, suo fratello e suo papà. Ok, ti dà l'autorizzazione? Sì, sì, assolutamente sì. Causa esoterica della sua sordità, vediamola subito. Allora, è un contratto che suo papà ha fatto nel suo cluster di suo papà, proprio è come se fosse stato interferito in quell'anno, nel 92, quando è capitato di accorgersi di essere sorda, ha fatto questo contratto che riguardava appunto tutti i suoi familiari, tutti quelli che vivevano con lui. È come se avesse fatto una promessa di scambio energetico. Ok, Stefania, poi sistemo, ma non ti preoccupare, Stefania. Ok, Mhm. E Stefania ha fatto un contratto, perché nessuno può fare un Assolutamente. contratto per qualcun altro. Sì, certo, l'hanno accettato tutti e tre, quindi Stefania, la mamma di Stefania e il fratello hanno anche loro accettato questo contratto. È stato Sono, proposto a tutti e lei l'ha accettato. sono tutti e quattro dello stesso cluster, quindi. Sì, Ok. sì, 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 Con chi assolutamente. l'hanno Tutti. stretto? Allora, sopra vedo è un po' umanoide, però ha le ali tipo da aquila. Mhm. È come se come se ci fosse un trespolo circolare e lui è sopra il trespolo e apre le sue ali come per dire voi siete qua dentro a quello che abbiamo deciso di fare, a cui voi avete detto di sì e qui dovete rimanere. Come si chiama questo qua? Si chiama Dartu. È un falconiforme Sì, umanoide? sì, O esattamente. solo falconiforme? No, no, è anche umanoide, ha il viso umano Mhm. e poi ha tipo le braccia con sopra le ali, però le gambe sono da uccello, tipo le zampe. Ok. Quando è stato stabilito questo contratto tra Stefania ed Artu? È stato stabilito nel 92, nel 1992, Ok. E proprio quell'anno. cosa riporta in una o due frasi? Cosa comporta? Allora, io garantisco che le persone che ti girano intorno ti vogliano bene, questo mi esce, però tu mi dai, posso usare le tue orecchie tramite un impianto per sperimentare la presa di energia, di anima. E così è? C'è un impianto nelle orecchie Sì, di tutte Stefania. e due le parti. Ok, vediamo tutti gli impianti. Ok, ne ha uno sopra, tipo dove c'era dove c'è la fontanella dei bimbi, quei due nelle orecchie, uno a livello dell'utero e poi sui dorsi dei piedi. Ok, quello a livello dell'utero a cosa serve? Allora, l'avevano messo per poter provare a vedere se riuscivano a avere degli umanoidi, metà DNA di Stefania e metà aliena, in alcune abduction che lei ha subito entro i 18 anni.
hanno provato qualche volta, non le hanno più fatte, Mhm. però l'hanno lasciato lì, come se potesse tornare utile. Quante sono le abduction di Stefania in totale? In totale, ce ne sono delle altre, in totale 150 fino ad oggi. Ok, chiamiamo le altre interferenze, le altre entità oltre al falconiforme, Ok, sia in su che in giù. ok, infatti. Allora, in giù ci sono 3 soldati, 4 EDL e 2 rettili. E in Mhm. su abbiamo ma in su io vedo solo Lucas. Sì, vedo Come si solo chiama il progetto? Che titolo ha il progetto di Stefania, relativo a Stefania? Diamond. Mi è Mm. venuto. Perché? Perché attraverso questa tecnologia volevano cercare di riprodurre esattamente l'energia che noi umani traiamo dal diamante. Ci sono riusciti? No, Ne hanno presa un po' di questa sì, energia ne di hanno preso un anima po', di Stefania, ma si è assolutamente sì. esaurita? No, 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 allora ne hanno presa un po', un bel po', un po' si è ricreata negli anni perché hanno smesso quando aveva 18 anni. No, certo, in Stefania si ricrea Ah, e sì, non ci sono certo. problemi, ma Ok, quello che loro prelevano sì. come energia di anima, come viene sfruttata? Eh, allora, in quel caso lì non sono riusciti a conservarla. Allora, praticamente la estraevano dalle orecchie di Stefania Mhm. e la servivano in queste specie di provette giganti a forma di gocce, però è come se svanisse pian piano. Mm, È come se, allora, prima pensavano che era perché prendeva luce, poi hanno provato a metterla al buio, ma svaniva comunque. Ci metteva un bel po', perché durava anche anni. È ok, durato anche 3 o 4 anni prima di svanire completamente, però poi si accorgevano ma appunto. quando si stacca dell'energia di anima da una persona, Sì. l'energia cambia, visto che è portata a Allora, quello che io esaurirsi? Come la vedo vedi? è, sì, allora, all'interno della persona la vedo come se fosse una gelatina viola. Mm, Ok, che fa tipo una sfera che però si muove, però è come se fosse una sfera all'interno. Quando viene ciucciata proprio, diventa come se fosse una polvere bianca. quindi cambia una sorta di stato. Sì, Stiamo esatto. chiaramente parlando così in termini simbolici, no? Sì, È certo, un po' come, assolutamente. vediamo se la similitudine può funzionare, Mm. come se l'anima di Stefania e di tutti quelli che ce l'hanno fosse un giacimento di benzina infinito. Mm? Sì, sì, Quando si assolutamente. estrae un bicchiere di questa benzina e si butta su un tavolo, la benzina inizia ad evaporare. Sì, esatto. È come se evaporasse la parte liquida, facciamo finta, e E resta rimane un tipo, residuo. Mm. esatto, un residuo che però poi svanisce perché senza la parte liquida non può esistere. Ecco. Che cos'è la parte liquida? Come la definiresti? Cosa ti arriva se ti faccio questa domanda? La parte liquida è proprio l'essenza. L'etere? mm, no, s- secondo me è tutto quello che c'è a livello umano. Cioè, è fatta L'etere. così perché è nell'umano. Sì, Diciamo che proprio. l'etere è questa forma, è il chi,
sostanzialmente. Sì, ok, si potrebbe corrispondere. Mhm. Va bene, quindi il perché nel 92, beh, in realtà è sì, no, nel 92, perché nel 92 è perché è stato attivato lì il contratto. Sì, C'è una esatto. correlazione tra il cambio di casa nell'86, dove nei pressi della quale c'è un pennone di alta tensione e un pozzo d'acqua nella casa che può fungere da conduttore. Ma potrebbe essere che magari hanno scelto quella casa in quel posto lì, con il pozzo e l'energia come punto favorevole all'estrazione dell'energia di anima. Ecco, la vedo come... Cioè loro sono sempre lì, chiunque venga provano a sperimentare queste cose. Diciamo che c'è una causa esoterica, e questo è il contratto, Sì, un po' di esatto. tutte le cose, e poi una causa anche fisica che lo supporta, Sì, ok? esatto, ve lo E che è la facilita, sì, casa. Quindi il la pennone, cioè costruzione. l'alta tensione c'entra con la sordità di tutti e Aiuta, quattro, aiuta assolutamente. coadiuva Sì, il fa- problema. fac- sì, facilita assolutamente, sì. Ok. Per questo motivo, non so, faccio un esempio, una persona ha l'acufene, cioè chiaramente Mhm. una causa fisica, non so, ha Sì, ascoltato troppo forte la musica da ragazzo, e poi c'è una causa esoterica, e quello può in essere il virtù trauma, diciamo, che del ha. DL che ci sta lì e si passa le giornate lì, insomma. Sì, Togliendo una causa esoterica può passare sì, l'elemento fisico, sì, assolutamente. togliendo e guarendo a livello fisico può indebolire la causa esoterica o Ass- addirittura eliminarla. Quindi sì, tutte assolutamente. le cose vengono viste da un'angolazione e Mhm. sono corrette. L'importante è non ignorare, come fanno tutti, l'esistenza anche di una causa esoterica che c'è sempre. Assolutamente. Esatto. L- C'è sempre, nel senso, nel momento in cui c'è una qualche cosa di qualsiasi tipo che altera, tra virgolette, un po' l'equilibrio della persona, boh, posso dire così, non so, è come se si aprisse un canale per far sì che la parte esoterica possa liberamente iniziare a interagire, a Mhm. interferire. Questa è una cosa che sembra banale, ma in realtà è molto importante. Mm, Il gioco in cui siamo immersi funziona in questo modo. sì, Se c'è una causa fisica, c'è anche una causa esoterica. assolutamente, sì. Contemporaneamente, Sì. una aiuta l'altra, non c'è una più importante dell'altra. No, 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 no. Devono esserci tutte e due per poter essere così, ecco. Ok, gli impianti li abbiamo visti, le entità le abbiamo viste, Mhm. il nome del progetto l'abbiamo visto, causa esoterica del disamore per se stessa. È più un'interferenza mentale, la vedo proprio un'interferenza mentale che deriva da lo schema familiare che le è stato imposto. Assolutamente, è proprio una Ok. cosa. Allora, questa interferenza mentale è uno Mhm, degli argomenti che mi interessa di più in mhm. assoluto in ipnosi esoterica infinitum, perché questo è il next level, qui è Ok, dove bisogna andare a battere. bello. Ti Mhm, faccio una domanda sola, unica, semplice e mhm. diretta. Esistono entità mentali? Allora, io vedo, nel momento in cui tu me l'hai detto, ho visto come se fossero, sì, entità che hanno la forma tipo di scosse elettriche. Molto bene, Mm, chiamale. ok? Si si è presentato proprio una forma umanoide, però fatta di elettricità, tipo fulmini elettrici. Mhm. Mhm. Come è fatta? Come fulmini? O ha una forma umanoide? Cioè, Ha una forma di umano, ma è come se fosse disegnata da queste piccole scosse. che si Tante muovono. scosse. Sì, sì. Questo come si chiama? Aspetta che mi sta confondendo, non me lo vuole tanto dire. La senti come un'entità diversa dalle entità Sì. solite ok, eteriche. Mhm. Allontanati, alza la tua Mhm. frequenza. Ok. È obbligato a risponderti con il suo nome. Darwin. Ok. Domanda, Mhm. Elena. Darwin esiste solo per Stefania
o Darwin è un'entità mentale nel corpo mentale, nella mente collettiva a cui qualcuno si connette, per esempio Stefania, e qualcun altro no, perché decide di non connettersi. Cioè, le entità mentali, e Mhm. questa è una mia idea, è una mia Sì. idea, ma è una specie uh, di colpo di genio che mi è venuto l'altro giorno. Mhm. Io credo che ci siano queste entità mentali che, differentemente dalle entità eteriche, siano Mhm. nel corpo mentale, sono lì, 2, 3, 4, 5, 10, 20 tipi, poi è arrivato anche un bel flash a Skype, e Ah, le persone che hanno delle interferenze a livello mentale, è il mentale, le malattie mentali sì, per esempio, certo. si connettono a uno di questi 10 personaggi, facciamo finta. Quanto di quello che ho detto corrisponde a quello che vedi? Allora, quello che io vedo è, allora, c'è lui che è tipo al terzo livello su 10, ecco, quello di Ele, quello di Stefania è a tipo 3 su 10 come livello. Ce ne sono due livelli sotto che sono quelli che lui controlla, Mm, che hanno delle influenze molto piccole, sai, tipo i piccoli pensieri ricorrenti, ok? mm. Mm. Invece da 8, 9, 10 sono proprio quelli che riescono a controllare completamente la mente della persona, addirittura da fargli fare cose che se non fossero interferiti mentalmente non farebbero proprio. Cioè quelli che Esempio, ti parlo. il pazzo più pazzo che c'è Mm. ha il 10, a Sì, livello 10. esatto, esattamente, sì. Quindi l'1 è basso, il 10 è alto. Sì, Sono 10 quindi questi personaggi? 10 livelli. 10 livelli. Ok, E 10 io ti direi famiglie. al decimo, mi sembra ce ne siano 5-6. Come sono fatti quelli del decimo? Hanno più o meno la stessa struttura, ma sono più come se fossero più fermi le scosse, Mm, più delineate, più regolari. più Come se fossero ferme, delle più... linee, ti potrei dire tipo che corrisponde, cioè come se rappresentassimo tipo i meridiani. Sono nella mente collettiva? Sono nella mente collettiva soprattutto, agiscono a livello collettivo, Ok. Domanda, così, principalmente. d'emblée. Dimmi Mhm. solo quale livello dei 10 lo collocheresti. La disposofobia, dove la collochi? 6. Come è fatto il sesto livello? Allora, sesto livello, vedo questi qua, ti direi sono una sessantina, come se si tengono per mano per poter continuare il loro progetto a livello collettivo e hanno queste, come se fosse lo scheletro umano, però fatto di tubi elettrici. Ve- Vedo questi tubi dove passa l'informazione che sono tipo tubi illuminati, te li Ok. posso descrivere così. C'è solo la disposofobia a questo sesto livello? No, allora, mi è venuta dislessia, non so, mi è arrivato Mm, così. Claustrofobia, molto bene. e ce ne sono tante altre. C'è l'inizio della schizofrenia, ma proprio sai, i primi step partono da lì. Questa è una sessione epica. Cosa fa Lucas di fronte a questa analisi? Allora, lo vedo come se dovesse rimettere a posto i suoi burattini. Quindi fa una disposizione diversa rispetto al solito. Se torno indietro un pochino sulla linea del tempo dove siamo, tipo qualche minuto fa, è come se lui fosse seduto a godersi lo spettacolo. Adesso è come se si fosse alzato in piedi e rimette a posto i burattini, perché è come se avessimo scoperto una cosa
che lui era molto funzionale I perché burattini delle entità mentali, sì, non delle esatto. entità normali. No, no, certo, sì. Bene, su questo argomento lavoreremo da adesso in poi in Mh-mh, maniera bene. Darwin, terzo livello, mh-mh, disamore per se stessa. Stefania. Stefania ora, come parte subliminale ed eterica, lo vede. mh-mh. Stessa domanda sulla sua sensazione di non essere sufficientemente femminile, non amare Sì, trucchi, smalti, abbigliamenti femminili, pur essendo donna sì, e sì, avendo una propria femminilità più che definita. è sempre Darwin. Okay. Mh-mh. Tendenza a lasciare ad abbandonare le relazioni con distacco, quasi freddezza. Allora, allora allora è sempre Darwin, ma qua è come se, mandasse a all'opera, 2 entità mentali, così, vuole chiamare così, Mh. 2 del secondo livello e 1 del primo, che sono quelle che agiscono proprio, sai, tipo li vedo quasi che spostano i neuroni, no, da una parte all'altra per cambiare le connessioni. Okay. I 10 livelli di entità mentali sono nel mente collettiva? Sì, sì, assolutamente. Bene. Funzionano, sì, assolutamente sì. Va bene. Causa esoterica della laparotomia del 2014, realizzata in seguito a un problema, diciamo, sul lavoro e che non ha portato a nulla se non a un intervento chirurgico molto invasivo e molto Mh, impattante su tutti i livelli, anche psicologico, non soltanto fisico, mh. di Allora, Stefania. sì, qua vedo una cosa un po' particolare dal solito, nel senso che lei è arrivata al lavoro serenissima, tranquillissima, ha avuto questo shock, diciamo, tra virgolette, shock, nel senso che era già bassa di energia, gli hanno dato questo gran peso, lei si è un po' squilibrata a livello energetico. Ehm, un'entità che però era una mantide allora, ma non c'è più, ha preso l'occasione per inserirle questo impianto, questo grosso impianto a livello dell'intestino, che ha che le ha provocato questa reazione di forti dolori. Quando han fatto l'intervento, per assurdo, l'hanno liberata da questa cosa. E quindi dopo l'intervento è andato piano piano scemando. Ah, si è tolto Fattori beh, Sì. l'impianto serviva a quello probabilmente, Probabilmente sì, probabilmente sì, sì, perché da perché un'operazione non si toglie un impianto no, no, eterico. no, no, esatto, però, dopo l'operazione l'impianto non c'era più. Va bene, Questo è c'è una PS quindi, dopo le varie abduction cercano di prenderla, quindi esiste una PS, perché c'è assolutamente sì. una scarsa comunicazione tra lei e la PS. Allora, le sue, interferenze mentali, Darwin principalmente, quindi quelli sotto di lui, quei 3 sotto di lui, sono sempre riusciti fino ad oggi a farle fare l'opposto di quello che la PS le diceva di fare. Mh. Quindi ecco. Un po' come quando lei dice: "Faccio cose ma che non voglio di fatto". Esatto. È come Mh-mh. se il messaggio della PS gli arrivasse, gli fosse sempre arrivato. Poi interveniva Darwin e lei faceva l'opposto. Quindi lei ha fatto l'esempio: "Voglio andare al mare in vacanza quest'anno, ma le circostanze mi portano ad andare in montagna e io accetto". Mh-mh, Quindi la esatto. PS le dice: "Devi andare al mare perché lì ci sarà tutto un discorso di, connessione, che ne so, e Mh-mh. Darwin, entità mentale, Fa in modo che lei incide. vada in montagna, esatto. Che ovviamente non vogliamo male alla montagna e bene al mare, ma è soltanto un No, no, esempio. certo, sì, sì. Va bene, causa Mh. esoterica del fatto che non riesce a cambiare un lavoro che non le piace di fatto. Mhmm, allora, vedo qualcosa proprio sul posto di lavoro. Mhmm
Non riesco bene a capire. Cioè, allora, c'è un soggetto che è come se la ipnotizzasse tutte le volte che la guarda. Uno dei suoi capi, che tutte le volte che Stefania incrocia il suo sguardo la ipnotizza e è come se la convincesse che non può far altro che quel lavoro lì. Quindi, e lei lo traduce con posso fare solo la dipendente, perché un pochino si sta aprendo all'idea di cambiare lavoro. Quindi quello che le rimane è io posso fare solo la dipendente. Ok, questo capo è interferito da da Sì, qualche sì, entità che è in decisamente. accordo con quelle che abbiamo visto di Stefania? No, no, è proprio solo per il suo scopo. Non c'è una collaborazione in questo caso, quindi. No, no, no. Ok, a volte c'è. Mhm. Sì, no, Va in questo bene. caso. Mm. E qual è la causa esoterica del fatto che lei risuona con le piante e quindi vorrebbe un impiego in questo ambito? Allora, è una memoria di una vita passata, vabbè, parallela, passata, Mm. Mm? dove lei ha già fatto questo lavoro Mhm. e lo faceva molto bene. In quella vita lì le ha permesso di vivere bene, nel senso, era una delle cose che hanno fatto sì che lei potesse continuare a vivere nell'abbondanza, perché le riusciva proprio bene, quindi era molto ricercata. Potrei Era una dirti, donna? sì, era una donna, la vedo in mezzo ai campi proprio che richiesta, potrebbe essere fine 700, inizio 800, Ma mm, richiesta per cosa? Perché? per la sua... Cioè cap- nell'ambito agricolo? sì, esatto, Quindi nel gestire, non so, le sementi? esattamente, Nel sì, 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 comprendere l'esatto momento della semina, sì, l'esatto momento della raccolta? esattamente, la vedo Ma proprio era così. una biologa o era una contadina considerata una sensitiva, una saggia? Può essere saggia, sì, è come se avessero visto. Allora, io la vedo come se fosse migrata negli Stati Uniti quando, in quel momento in cui regalavano le terre. Mhm. Lei dalla piccola terra che gli è stata regalata è riuscita a fare delle grandi cose a livello agricolo, soprattutto per quanto riguarda le piante, quindi appunto riusciva a farle proliferare in maniera un po' anomala. Mhm. Come si chiama lei in questa vita? Nancy. Ok. Qual è la causa esoterica del dialogo con le piante, sia di Nancy che chiaramente anche di Stefania? Che poi è un po' il pollice verde, il Sì, concetto, il sì, discorso del pollice verde. esattamente. Perché alcuni risuonano col mondo vegetale, altri zero. Mm, allora, in quella vita lì, però anche in questa, adesso ho visto che è la stessa cosa, aveva è come se avesse una parte di DNA vegetale, che è proprio quella parte che fa sì che loro proliferano, ce l'hanno in comune, Mm. e quindi vibra alla stessa frequenza. Questo fa sì che Stefania e Nancy siano in grado di farlo automaticamente, come se... DNA eterico vegetale. Mm. Mm, Però il sì, DNA eterico di Stefania deve essere umano. Che percentuale c'è di vegetale? ma pochissimo, è proprio solo quella parte lì, mi viene 2%. Ok. È una roba Ed infine capitale. parliamo di Gabriele. Contatto Mhm. telefonico casuale, incontro dal vivo una sola volta, elementi per definire che sia la sua fiamma. È così? Allora, io vedo che mm, allora, io vedo che c'è questo guardiano del tempo che ha fatto in modo di creare questa telefonata
per far sì che lui si agganciasse ad Elena. Quindi Elena ha accettato di essere agganciata, per- perché il guardiano del tempo vuole che lui si stacchi da quella situazione in cui si trova ora. E a Elena risuona, ha accettato. mm, Guardiano del tempo cosa intendi? Uomo del tempo. sì, scusa, ho detto Ok. guardiano, ma uomo, sì, sì, sì. No, questo uomo del tempo vuole che questi due si incontrino? Eh, ha fatto in modo che loro due si incontrassero. Il suo scopo di questo uomo del tempo è che Gabriele si stacchi dalla situazione in cui si trova ora. Ok, no, strano, perché di solito l'uomo del tempo non favorisce l'incontro tra due persone, con il sospetto che siano fiamme. Sono fiamme, quindi no? O sì? Eh, mm, no, io quella cosa lì non la vedo, io la vedo proprio come uno strumento che lui ha usato temporaneamente per far sì che lui si staccasse, A che scopo? perché di là è troppo forte, viene. Allora, Beh, non analizzarla dal punto di vista ok, di Gabriele, ah, analizziamolo dal ok, punto di vista di Stefania. Semplicemente, è la sua fiamma? no, io non la vedo come la sua fiamma, Ok. io vedo che Questo incontro ha creato in Gabriele quello che non ci sì, importa, ma in esatto. Stefania ha creato confusione. In Stefania ha creato confusione perché è riuscito ad attivarle delle cose energetiche che lei non ha mai sentito prima. Ok. Che si sposa con il lavoro di vita sentimentale, non so come definirla, però finire una relazione anche importante con distacco, certo non porta ad avere un'idea di se stessi, di vita sentimentale propria, elevato, no? È un Mhm. fronte sul quale Stefania sente di dover lavorare. Quindi Sì, c'è una coincidenza tra il lavoro di Darwin e questo uomo del tempo? esatto, sì, 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 infatti, ok, esatto. Lei era, grazie a Darwin, lei a livello energetico si abbassa rispetto a questa cosa, riesce a abbassare la sua frequenza e per l'uomo del tempo è stato molto utile, molto efficace agganciare Elena perché è in una frequenza facile per lui da gestire. Va bene. Dov'è la fiamma di Stefania? Se è incarnata, ovviamente. Sì, 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 la vedo in questo momento tipo nel sud-ovest della Spagna. Ok. Verso il Portogallo? Verso lo Sì, stretto di sì, 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 Gibilterra? sì, un pochino prima, ancora Spagna, però lì, sì. È un uomo spagnolo? Sì. Come si chiama? Salvador. Ok. Siccome la parte subliminale è la stessa, sente quello che sta succedendo? Sente, in questo momento è come se fosse elettrizzato. Alle persone intorno appare un po' agitato, però sorridente e allegro. Va bene. Chiamiamo il padre di Stefania. È arrivato subito, come se come se fosse scorso su un binario, come se avesse È due arrivato come parti. un treno, Sì, sì, come esatto, come il velocissimo. cesto del carbone nelle miniere di Sì, carbone. uguale. Mhm. Ok, come lo vedi? Lo vedo come lui, lo vedo che è lui, lo vedo proprio lui, in piedi, appunto come se fosse, come se avesse due pattini uniti a questo binario e mi dice, per Stefania sono disposta a fare tutto quello che è necessario. Mm. Noi non siamo qua, non l'abbiamo chiamato per aiutare Mm, Stefania, ma per mm, aiutare se stesso. certo.
quindi gli offriamo un bel diamante nel quale dentro ci sono tutte le informazioni delle mie sessioni Mhm. e vediamo se lo accetta e cosa ne fa. Allora, è un po' titubante, come per dire, ma io non... Come se dicesse non mi merito niente, nessun regalo. Non è un regalo, sono solo informazioni. Mhm. Infatti poi, ok, adesso l'ha preso nelle mani e lo sta guardando. Mhm. È è come se volesse vedere cosa c'è dentro. Allora gli ho suggerito di aprirlo, che si può aprire, e lui l'ha fatto. Ok. I diamanti sono i migliori amici delle donne, ma anche degli uomini. Quindi se vuole Mhm. può assorbire questa informazione, che è solo informazione, non è interferenza, non è un'idea di come sono le cose, è solo informazione. Uno può Mhm. accettarla, metterla in discussione, non accettarla, accettarla tutta, accettarla in parte. In ogni caso, sono informazioni che lui non avrà mai l'occasione di avere in nessun altro momento se non in questo. No, no, le sta assorbendo tutte proprio a livello, vedo che entrano proprio come un flusso nel suo cervello. Il padre di Stefania è collegato alla Terra. Ah sì, Dove? A chi? ancora. A cosa? Vive nel giardino della casa dove vive la mamma di Stefania. Dove si attacca? È come se lo vedessi sempre su una sdraio di legno in mezzo al giardino. Ok. Esistente davvero, eterica? Ma no, mi sembra eterica. Ok. Quindi è attaccato anche alla moglie. Sì, sì, sì. A tutti, anche al fratello di Stefania. Va bene, Anche a suo fratello di lui, vedo questa cosa. lo inviteremo fra poco ad andare attraverso un Mhm. portale e a staccarsi da tutto quello che è terreno, ma questa è l'occasione finale per dire qualunque cosa voglia dire a sua figlia, se vuole. Sì, mi dice Stefania, sei perfetta così. Basta, non ho detto più niente. Ok. Vediamo se fa tutto da solo. Si stacca? Allora, ha aperto il portale e vedo tipo un grosso tipo mare molto esteso e un surf che lo aspetta lì. L'ha aperto lui, è un po' titubante ad andare, un po' indeciso. Mhm. Prima di andare si stacchi dal giardino, dalla Mhm. moglie, eventualmente da Stefania, eventualmente da oggetti, anche vegetali, per esempio in questo caso, Sì, presenti nel posto a cui è attaccato, la casa, le persone, da tutto, ok. sia Lo per non faccio. interferire luoghi, persone, cose, animali, vegetali, Mhm. sia per essere veramente libero di andare a surfare in questo caso. Mhm. Ok, sì, 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 ok. Si stacca? È andato, sì, 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 si è proprio staccato da tutto e è andato, è già di là. Guarda, Perfetto. dove sei andato? Mm. E allora avviamoci verso le fasi finali. Prima Mhm. però dimmi, Elena, solo cosa facevano, cosa fanno i 4DL? Come agiscono su Stefania? Allora, tre girano intorno e girano intorno e come se si assicurassero che lei è sempre lì disponibile ad accettare un loro ricatto, tra virgolette, però non fanno niente. In questo momento sono un po' neutri, come se controllassero la situazione. Quello che ha in cima sulla testa eh, crea come delle piccole scosse che vanno su tutto il corpo, su tutta diciamo, la parte esteriore del corpo di Stefania fino ai piedi. È come se creassero uno scudo per
per mantenere il lavoro che fanno loro, per non fare, per impedire a Stefania di capire che ci sono delle entità esterne che interferiscono con lei. Ok, esiste una collaborazione tra le entità mentali e gli EDL? Sì, Di che tipo? assolutamente. Ecco, questo, gli EDL controllano che lei non si accorga, cioè mantengono proprio la... Ok, Mm. se dovessimo semplificare con il braccio e la mente, gli Gli- EDL sono il braccio e le entità mentali sono la mente? Sì, esatto. Cioè chi comanda sono le entità mentali, gli Sì, EDL sono quattro sciamannati? sì, esattamente, sì. Altra interessantissima teoria che valuteremo poi nelle prossime Mhm, sessioni. certo. Bene, diamo queste informazioni di tutte le sessioni fatte e di Mhm, questa attuale, che vabbè, è inevitabile, Stefania la sta vedendo, quindi le ha, a Stefania. mhm, Lei può ora andare al cluster, non soltanto modificare, annullare quel famoso contratto relativo alla sordità, mhm, che lei ha sottoscritto su iniziativa del padre, ma lei ha accettato, mhm, sì. ma può eliminare tutti i contratti di tutte le sue vite precedenti. A proposito, quanti sono? Quante sono? 793. Ok, vediamo cosa fa. Ha proprio fatto una pulizia, mentre tu dicevi di andare al cluster, la vedevo già proprio là, che ha fatto proprio, mm, è proprio, sono tante pile di documenti, proprio di fogli, e lei ha fatto proprio un movimento con il braccio e le ha spazzate via. Ok, invece di spazzarle via, le deve proprio mettere dentro un portale definitivo, Ok. in modo che non siano solo spostate, ma che siano Ok. proprio eliminate come forma energetica in un contenitore, un portale è un contenitore, Sì. che le scompone energeticamente sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre più nel piccolo, all'infinito. Ok. Quindi l'energia è la stessa, ma innocua e Mhm, basica, ridotta alla base. Gli amminoacidi e le proteine, no? È ridotta ad mhm. amminoacidi. Ok. Non ti sento più? Mi senti? Ok, Cioè, nel sì, adesso senso, sì, ti sento. l'ha messi questi contratti? Sì, 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 sì. Come apparivano questi contratti che non ho capito? Come libri, quaderni, No, fogli? fogli, pile di fogli. Messe in contenitori o libere No, così? libere su un piano. Ok. Se vuole eliminare anche il piano, lo può fare. Ok, fatto. Perfetto. Chiaramente questo che stiamo facendo è a disposizione di tutti quelli che guarderanno il video, ma Mhm, anche in eterico al fratello, la madre e il padre, che non mhm, possiamo invitare. No, il padre l'abbiamo già fatto, quindi fratello e madre, che mhm, non possiamo invitare esplicitamente, anche perché, però in eterico lo possiamo fare. mhm. Ok. Ok, con questa sola semplice condizione, cosa è cambiato dell'impianto interferente di Stefania? Se è cambiato qualcosa. Non Cosa ci sono c'è? più. Nulla? I due impianti, quelli delle orecchie, non ci sono più. Ok. Gli altri impianti? Gli altri ci sono ancora. Ok. Le interferenze eteriche? Allora, c'è l'umanoide con le ali. Mhm. Beh, c'è ancora Lucas lì che cerca di sistemare le sue interferenze mentali, quindi c'è ancora Darwin, Mhm. che però, vabbè, sì, Darwin è un po' spiazzato perché gli EDL sono andati via insieme agli impianti, però non li vedo più. Ok, andiamo all'avatar. Mhm, Vediamo se concludendo il lavoro si elimina tutto quello che è rimasto. mhm. Dimmi come vedi l'avatar di Stefania. Il fantoccio, la postazione, lo Vedo, schermo, la vedo tastiera. sì, vedo la postazione, proprio una scrivania con lo schermo, e vedo la forma, vedo come se fosse un omino di legno. Il manichino dei Però- modelli.
Sì, tipo da Sarti, artistici. anche da O da Sarti. Sartre. Sì, eh, sì, che è lì che... Ma lo vedo un po' arreso, nel senso, boh, dici ok, tanto so che non c'è più niente da fare. Ok, portale definitivo e via. Mhm, Deve farlo lei, ovviamente. sì. Questi getta proprio tutto dentro, tutta la postazione lui interi dentro e ha chiuso. Benissimo. Esistono ancora i militari, gli No, EDL, no, i rettiliani, no, no, l'uccello ma no. falconiforme, Mhm, Lucas, per Stefania ovviamente, no, andati il tutti. progetto Diamond e le 150 abduction totali. Andati tutti. Ok. L'entità mentale è Mhm. disconnessa, Darwin, è disconnessa da Stefania o non esiste più? Non esiste più quella Per dentro. Stefania, Per Stefania, no, no, sì, sì, per Stefania. ok. Però esiste per altri. Si Tutti cambia nome, quelli, come se cambiasse nome, non so. mm, Eh, tutti quelli che hanno disamore per sé hanno questo Darwin, Sì, diciamo, che sì, sì, però si chiama Darwin per Stefania, ma si sì, chiama esatto. Global per qualcun altro. Sì. Molto interessante. Cosa fa Lucas, che non è più connesso a Stefania, ma esiste Mhm. ancora? È lì disperato con sti burattino, vedo proprio come se dovesse cambiare il burattino e non trova una sequenza in questo momento. È come se dovesse ristudiare tutto senza Stefania, come se fosse tutto un equilibrio, ok? Come le particelle, come i quanti, che se ne Mhm. sposti uno deve riregolarsi tutto l'equilibrio. E quindi è Benissimo. come se fosse lì al lavoro a fare questa cosa. La vita di Nancy esiste ancora? No. No? No, allora, le vite che vedo io ora sono 350. Ed è saltata quella di Nancy. Sì. Perché? Non esiste più questo DNA al 2% vegetale? Io non vedo più Nancy. Nancy è andata insieme a quelle vite che sono andate. Ok, Però il DNA io di Stefania lo vedo uguale. ok. A quanto vibra Stefania adesso? 750.000, Ok, a quanto vibrava all'inizio? 350.000, PS e PS sono in equilibrio? 46 PS e 54 PE. Arriveranno a un equilibrio nei prossimi giorni? Sì, 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 vedo tipo, sì. PS va anche a 51. Benissimo. Oh. Prima di chiedere alla PS e alla PE di Stefania di lasciare un Mhm, messaggio a Stefania, scriviamo, anzi scrivo io su un foglio di mhm, carta, ok. vi abbiamo scoperto e ora sono Mhm, cazzi vostri, mhm, e questo foglio lo metto nel corpo mentale, nella mente collettiva. ok. È un messaggio per le entità mentali, Mhm, è una dichiarazione di guerra. ok. Visto che il corpo mentale è l'elemento su cui nessuno ancora ha lavorato, Mhm, iniziamo a lavorare. mhm. Cioè, ti vedo proprio che hai messo più fogli sparsi, Mhm. come sai, i fogli wanted, ecco così, ecco, Che nella cosa causa mente questi fogli? collettiva. E sono tutti un po' stupiti, è una cosa nuova. Vibra, è come se sentissero una vibrazione nuova, una frequenza vibratoria nuova che li squilibra un attimo. Ok. Messaggio finale a Stefania di PSP e congiunte. Noi fluiamo come un fiume, lascia andare sia quando è in piena che quando è in secca. Ogni goccia fa parte della nostra fluidità. Ok?
Basta? Mhm. Lei come la vedi? Adesso la vedo senza mantello, eh, la vedo in tenuta estiva con tipo dei bermuda e una canotta e l'infradito Mhm. che sta per andare in spiaggia. Come vedi la PS? Come è fatta? Come la visualizzi? La sua, ovviamente. La sua è, allora, prima era come se fosse una rana. Prima era Mhm. come se fosse una rana che cercava di saltare, ma è come se faceva l'inizio del salto, poi doveva tornare indietro. Ora invece la vedo come una signora su una sedia, hai presente tipo quella dei registi, Mhm. con un cappello di paglia molto largo, quelli estivi da donna, con il cartello Chuck, che è pronta per fare Chuck si gira. Questo può Ok. essere l'inizio di un nuovo film. C'è un futuro con le piante, con queste nuove condizioni per Stefania? Io lo vedo il futuro, lo vedo libero da quel condizionamento di quella vita là, però come dicevo prima, il suo DNA lo vedo ancora con il 2%, come se la memoria fosse stata comunque lasciata della PS, ma avesse solo cancellato la vita di Nancy. Mm. Quindi ecco, questo 2% nel DNA di Elena lo vedo ancora. La parte subliminale è d'accordo nel lasciare questo 2%? Sì, Ok. sì, sì. Vabbè, questo basta. Va bene. Allora Elena, disconnettiti da tutto e tutti, io Mhm. arresto la registrazione.